Ciao ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature. Oggi andiamo finalmente a vedere un po' la situazione del plastico di Daniel. Ci sono un sacco di modifiche, c'è una parte da demolire e poi ci sono degli avanzamenti dei lavori che in questo video andremo a vedere. Allora, partiamo subito da questa parte, vi voglio far capire una roba. Avevo fatto qualche settimana fa uno short dove ho spiegato che c'era una zona da demolire e che in realtà io ho detto che era un errore, nel senso che non è che è proprio un errore di sbaglio di calcoli, ma semplicemente un tentativo da parte mia di accontentare Daniel e di farlo giocare in poco spazio con quella famosa modifica, vi ricordate, che avevamo fatto per far girare già qui l'anello di ritorno. In realtà tecnicamente che cosa ho fatto? Ho utilizzato degli R1 proprio in questo punto qui, ok? Vedete? Adesso cerco di farvi capire. Praticamente il treno da questa parte davanti non aveva nessun problema, ma qui in questo punto, girando con gli R1, passando sopra questo ponte che ormai non c'è più, ho demolito tutto, come potete vedere, nel senso che ho solamente sollevato il tracciato, perché ovviamente con l'R1 cosa succedeva? Dei carri lunghi spesso deragliavano, e quando intendo lunghi intendo dire questa tipologia di carri qui, quindi non sono nemmeno così lunghi, sono dei carri, delle carrozze passeggeri normalissime. Che cosa succedeva? Succedeva che in base alla velocità a volte potevano deragliare, specialmente in questo punto qua. Quindi ho detto, perché lasciarglielo così e poi avere il rischio che magari Daniel, conoscendolo, voleva far viaggiare l'alta velocità in questo punto, anche se è una linea, ripeto, questo è un plastico fantasy, quindi non rispecchia nessuna normativa, nessun realismo, e con questo non vogliamo dire che è un brutto plastico, anzi è molto bello. Ma quando si fanno delle scelte si scende a compromessi, quindi del tipo io devo far giocare il più possibile Daniel in questo plastico, quindi addirittura c'è un punto qua dove dovrò mettere degli edifici tra polizia, vigili del fuoco, carabinieri. Me ne ha mandati una marea e devo cercare di farceli stare. Quello che ho fatto del resto in questo punto, cioè ho cercato di far girare il treno nel minor spazio possibile, sfruttando quello che era appunto la larghezza di questa zona. E voi capite, il 95% di tutto il resto del tracciato è di R4 R3. Tu gli metti qua un R1, stai uccidendo la sua, diciamo, il suo transito. E questo succedeva anche alla locomotiva, quella con 3 assi, perché proprio come tipo di rodigio comprometteva molto durante la curva, quindi spesso deragliava. Se fosse stata una zona tipo merci o di bassa velocità l'avrei potuto comunque lasciare, perché comunque R1 funziona lo stesso se si tratta di far andare dei carri corti, tipo questo qui è un carro corto. Io ho fatto un video in passato di questa zona dove abbiamo fatto girare comunque questa locomotiva che conoscete benissimo, che uso spesso nei miei video e che è abbastanza grossa, è un 3 assi come potete vedere, quindi qua girava. Ma se noi andavamo a metterlo alla massima velocità, cosa che ovviamente, e qui potremo aprire un capitolo legato alle velocità realistiche in scala, ne avevo già parlato, ma quel video non so dove sia finito, ma cerco di rifarlo, dove dobbiamo comunque considerare che i nostri treni devono transitare in velocità realistica, quindi devono rispettare comunque degli andamenti, e questo significa che se qua sopra ci passa il Frecciarossa, che Daniel possiede, avrebbe sicuramente avuto spesso dei problemi. Quindi, morale della favola, adesso vi faccio vedere da vicino, prendo la telecamera, vi faccio vedere i dettagli. Questa zona devo modificarla. Nel video ho scritto dovrò demolire, ovviamente sapete io esagero sempre per fare un po' di cinema, ma in realtà devo fare delle modifiche, che tra l'altro accetto anche i vostri suggerimenti, quindi adesso vi faccio vedere quali sono le intenzioni. Questa è la situazione, ok? Questo è il modulo precedente, il primo modulo che abbiamo fatto. Da lì arrivano 2 linee, una a livello 1 e l'altra a livello 0, ok? In più abbiamo una linea di navetta, quindi considerando che questa è la linea di navetta che arriva dal punto iniziale, da una stazione di testa di scalo merci, che passa sotto a questa galleria e poi esce di qua e va sotto quest'altra galleria per poi uscire di qua e andare in questa zona del plastico nuova che ancora non conoscete. Poi abbiamo la linea di transito dove vedete appoggiata questa carrozza, che fa parte sempre di quella sopra, che praticamente è un anello di ritorno che va sotto questa galleria, passa qua dietro per poi andare nel nuovo tracciato che tra poco vedremo, e lì c'è un anello di ritorno. Invece la parte alta doveva essere ovviamente anche questo un anello di ritorno, come potete vedere, adesso ve lo faccio vedere dall'alto, questo è il punto esterno che gira qui,
ok? Poi fa questa parte qua e poi andava a finire qua, cioè ritornava nuovamente nella linea dove c'è quella locomotiva elettrica che vedete lì ferma. Quindi questa parte qua che ho praticamente staccato deve essere rifatta con ampio raggio, quindi molto probabilmente, come vedete da qui, dobbiamo aggiungere qualche tavola in più di legno per allargare il raggio. Questa parte invece è la parte nuova e diciamo è il modulo finale del plastico di Daniel, dove è stata aggiunta la piattaforma, è stata fatta una modifica, qui c'erano un sacco di binari, abbiamo rimosso tutto, rifatto da capo. E guardando quello che vi dicevo prima, abbiamo questa parte qui con 2 binari che arrivano, ok, dal tracciato principale, e uno prosegue col senso di marcia verso sinistra per poi fare l'anello di ritorno e ritornare nuovamente sulla linea da qua, ok? Qui ovviamente c'è anche uno scambio che mi consente di andare nella parte dove c'è la navetta, dove li faremo anche degli itinerari. Qui è stata fatta la piattaforma. Qualcuno ha scritto nei commenti qualche settimana fa con la faccia simpatica sorridente dicendomi: ma come, dalla linea vai direttamente nella piattaforma? Ragazzo mio, lo spazio è questo. Io dico sempre che per fare dei plastici realistici, specialmente la zona piattaforma, qui occorrevano almeno 4-5 metri solo per la piattaforma. Quindi ragazzi, se parliamo di realismo, capite benissimo che è un concetto che ho spiegato spesso nei miei video, cioè in questo plastico il realismo è impossibile, perché se avessimo voluto sfruttare questo spazio, che effettivamente comunque non è poco, è abbastanza, ma è uno spazio adatto per esempio se avessimo voluto simulare uno scalo merci che, visto a ferro di cavallo, partiva da sinistra per andare verso destra, forse avremmo ottenuto quasi qualcosa di realistico. Oppure avremmo potuto optare per un plastico passerella, cioè degli anelli di ritorno laterali e una passerella centrale dove si vede un paesaggio con una piccola stazione. Dico piccola perché ragazzi, una stazione anche a 2 binari comunque, a meno che stiamo parlando di una stazione tipo Botteghelle, cioè stazioni dimenticate da Cristo, allora forse riusciamo a risolverlo in 2-3 metri, ma se dobbiamo effettivamente simulare una stazione, quando dico stazione si intende l'entrata e l'uscita della stazione, non la stazione solo in essere, perché la stazione è fatta appunto di manovre, quindi per entrare in stazione il treno comincia a fare la sua entrata già molto prima rispetto all'edificio stesso, quindi sapete che una stazione anche a 2 tronchi, la più semplice possibile, ci vogliono almeno 5-6 metri, ma proprio sudando. Se invece parliamo di stazioni già diciamo abbastanza grosse, ecco lì ci vogliono 9-10 metri di plastico solo lineare, solo per la stazione, se volessimo parlare di realismo. Quindi ciò che si fa spesso quando si fanno dei plastici, a meno che, ripeto, i plastici quelli esposti che ne so, nelle fiere o nelle associazioni, tipo la mia vecchia associazione, dove hanno tanto spazio, sono plastici ovviamente molto lunghi e magari anche stretti, che però ti consentono, magari utilizzando il sistema a moduli, di fare lunghi tracciati, e lì è più facile ottenere dei realismi perfetti. Infatti solo lì riusciamo a vedere effettivamente dei grandi realismi, mentre in un concetto come questo, nel caso del plastico di Daniel, abbiamo ottimizzato. La parola ottimizzare è una parola diciamo abbastanza adattata. In realtà esiste un termine tecnico nel mondo del modellismo ferroviario che si chiama compressione selettiva, cioè è quello che si va a ottenere ottimizzando gli spazi e il tempo. Ecco, so che ora mi state guardando male, ma in realtà è così, cioè spazio e tempo, perché il treno comunque fa un movimento, ok? Quindi quando il treno si muove, rispettando anche il discorso che vi ho fatto prima, i termini di velocità realistica, ci deve mettere un determinato tempo. Quindi se nella realtà un treno, una volta che è in prossimità di entrare nella stazione, ha un tempo che può essere tipo di 1 minuto, 1 minuto e mezzo di decelerazione per poi fermarsi, ok? Dal momento in cui magari incontra il primo semaforo di avviso. Quindi questo concetto viene utilizzato anche nel modellismo ferroviario, però questa compressione selettiva avviene proprio per il fatto che, essendo ridotto in scala H0, noi effettivamente per ottenere, diciamo, ritorniamo alla parola di prima, un compromesso tra realtà e gioco, dobbiamo fare questa compressione selettiva, cioè conteggiare il tempo effettivo ridotto in scala, quindi in questo caso per esempio stiamo parlando di 8 secondi,
per far sì che il treno si fermi nel punto giusto della fermata della stazione. E questo, capite che 8 secondi di fermata, cioè di frenata, di rallentamento per arrivare in stazione, sono 2 metri di plastico. Quindi capite qual è il gioco da fare? Quindi ecco perché esistono i raggi, quelli pensati proprio dal punto di vista commerciale, l'R1, l'R2, l'R3, l'R4, sono raggi pensati proprio per adattarsi alla scala H0, che in realtà è appunto compressa, cioè è stato proprio fatto una compressione selettiva, perché in realtà la vera curvatura di una ferrovia, parliamo di una ferrovia ovviamente non delle miniere, ma una ferrovia, facciamo finta anche di Milano Centrale, per esempio se voi prendete Milano Centrale, c'è la parte finale della stazione, cioè uscendo dai tronchi, andando verso fuori, nei pressi della zona dello scalo finale, dove c'è appunto la squadra rialzo da quella parte, c'è una sorta di rondò che gira intorno ad essa, e quella è una curvatura che vista dall'alto farebbe sembrare proprio un R4, ok? E lì infatti il treno viaggia in una velocità molto bassa, ok? Proprio perché siamo in prossimità di stazioni e zone di manovre. In quel caso, se noi volessimo andarla a replicare, ci accorgeremmo che per fare quella cosa, che è effettivamente quello che accade qui, in questa zona del plastico di Daniel, dove c'è la piattaforma, no? Che c'è quella zona che gli passa dietro al roundhouse, ok? Quella zona io qua l'ho fatta in R4, ok? Per cercare di far viaggiare comunque il treno a una buona velocità, però capite che non è reale, cioè capite che è stato tutto ottimizzato. Quindi ecco perché vi dico che per fare una piattaforma avremmo avuto bisogno di almeno 2 metri per l'entrata nella piattaforma, almeno 2, già non siamo realistici, e poi quello che c'è intorno deve essere staccato di almeno 60 cm dalla piattaforma. Io invece sono staccato dalla piattaforma di circa 8 cm, quindi capite che siamo forse al 90% di difetto di quello che stiamo facendo. E diciamo, colgo l'occasione per dirvi che il miglior modo per poter ottenere delle curve realistiche è sempre l'utilizzo del flessibile, perché il flessibile vi permette di fare una curva realistica, che è questa, pressappoco. Questa è una curva realistica, e questa è più o meno un R9, forse anche 10, ok? Quindi capite che se noi ci mettessimo a fare una curva di R9 o R10 sul nostro plastico avremmo bisogno forse di 2 stanze della nostra casa solo per ottenere un cerchio completo. Ed ecco perché, magari per chi si fosse iscritto a questo canale da poco, anzi vi approfitto di questo momento per dirvi di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Se siete nuovi iscrivetevi attivando la campanellina e comunque vi guardate anche i video vecchi. Lo ripeto spesso per chi mi stesse seguendo da tempo, che questo plastico di Daniel è un plastico, io l'ho chiamato fantasy perché stiamo sfruttando la fantasia mia e di Daniel per cercare di ottimizzare in poco spazio cose inesistenti. Abbiamo la zona degli alieni, abbiamo il bunker degli UFO, abbiamo delle zone, capite, che sono molto molto surreali, ma divertenti. Nello stesso tempo abbiamo degli scali inesatti, e ora vi faccio vedere tutto quello che sto dicendo. Sono inesatti perché dobbiamo ottimizzare, ma qua non abbiamo fatto una compressione, qua abbiamo fatto una sorta di grande errore certificato e autorizzato per poter far sì che comunque Daniel possa divertirsi. E questo è quello che accade anche quando, per esempio, fate dei plastici tipo quelli, per esempio quelli della NOC. Avete presente quelli che offre la NOC? Sono quei classici plastici da casa, no? Quelli da mettere in soggiorno. Fondamentalmente in scala H0 si aggirano intorno ai 2 metri per 1 metro, 80 cm, sono proprio piccoli, pensati proprio per giocare. Quindi il classico ovale, chiamiamolo così, non proprio ovale, dove tu hai una piccola stazione, il treno che gira intorno, qualche alberello e la stazione. Ecco, quelli appunto sono plastici a compressione selettiva. Questo è il concetto, ok? Quindi ecco perché dobbiamo trovare sempre un compromesso quando facciamo determinati tipi di impianti per renderli giocosi. Settimana scorsa ho fatto un progetto, siamo probabilmente arrivati al progetto 780 quasi,
ho realizzato 780 progetti, quindi tra 20 progetti festeggiamo gli 800 progetti che io ho fatto sul web, grazie a voi, grazie a questo canale, e che vi ricordo che se avete bisogno di una mia consulenza scrivetemi su Mojo.it. Per adesso ho questa mail, tra un po' arriverà al sito, che ci sarà una mail che sarà appunto info@ferrovieminiature.com, sarà una roba del genere, ma adesso usate questa che vi metto qua sotto, che è mojo.it@gmail.com, dove attraverso questa mail vi potete contattarmi, e se avete bisogno di farvi fare dei progetti attraverso dei preventivi o comunque anche realizzazioni di plastici, telai, eccetera eccetera, io sono qua. Tra l'altro ci troviamo all'interno del mio laboratorio, che vi dico una cosa ragazzi, non vedo l'ora di finire il plastico di Nadia, non perché mi sia stufato, attenzione, io mi sto divertendo tanto dietro a sto plastico, anzi credo che andremo avanti ancora un pochino, perché sto pensando di fargli anche alcuni piccoli dettagli che mi porteranno via ancora un po' più di tempo, chi se ne frega, abbiamo aspettato tanto, andiamo avanti ancora. Però la realtà sta nel fatto che questo laboratorio è molto bello, voi non lo vedete tutto, ma è bello grande, posso addirittura soppalcare, fare un piano sopra, ma quello che sarà il concetto di questo laboratorio è quello che diventerà un punto di riferimento per voi, per potervi appoggiare su quelli che sono le richieste di creazioni di moduli plastici per fiere, per esposizioni, eccetera. E la cosa bella è che proprio oggi stavo parlando con Paolone, che stiamo mettendo giù un progetto, e qua verrà addirittura coibentato per poter far sì che sia in inverno ci sia riscaldamento e in estate ci sia l'aria condizionata, quindi un vero e proprio posto dove io trascorrerò tutte le ore della mia giornata, perché mi trovo veramente bene. Poi tra l'altro è un periodo abbastanza strano questo, perché mi sento particolarmente strano, cioè nel senso, in maniera positiva, nel senso che non so cosa sia successo in me, ma mi sento veramente contento di quello che sto facendo, perché credo che stavolta ho trovato la strada giusta, quindi stiamo procedendo bene. Ma ora torniamo alla realtà, no? Quindi quello che voglio farvi capire è che, finito questo plastico, fatto il laboratorio, comincerete a vedere anche video di creazioni di plastici vari, tra cui il plastico in scala N che porteremo avanti, poi abbiamo un altro plastico da fare in H0M che è il plastico delle ferrovie retiche insieme a Paolone, che verrà fatto nel sotterraneo di casa mia, e poi finalmente ci sarà una serie dedicata a tutti coloro che me lo stanno chiedendo, proprio per creare realismi, quindi vedremo le ferrovie FS a scorci, quindi farò dei piccoli diorami, piccoli moduli che poi verranno fatti per il canale, quindi vedrete quella che sarà la costruzione e la realizzazione, e poi verranno messi in vendita sul sito, quindi potrete poi effettivamente acquistarli se vorrete. Ora, tornando al plastico di lana, andiamo a vedere alcuni accorgimenti particolari di quello che vi sto dicendo. Ok, questi sono i dischi della Dremel che ho utilizzato per fare il taglio dei binari. Vabbè, ce l'ho qua, li lascio qua. Link in descrizione eventualmente se vi possono servire. Comunque qua, come potete vedere, adesso cerco di muovervi un po', abbiamo questa piccola stazione, è una stazione utilizzata per la navetta che parte da qui, passa davanti a questo pseudo scalo merci falso, completamente falso, inesistente una geometria del genere, che non esiste, ma io l'ho fatta perché devo far divertire Daniel, cioè qui ho usato uno scambio inglese per poter far sì che lui possa da questo punto, quindi ecco metto il dito, che lui possa da questo punto decidere di andare dietro lo scalo, di andare davanti allo scalo, o addirittura da qui attraverso questo scambio di uscire e andare nella linea, che è questa che adesso voi vedete interrotta. Vedete che è interrotto lì c'è un passaggio a livello ed è interrotta, ok? Perché anche qui sto facendo delle modifiche che tra pochissimo vedrete. Questa è la navetta, questa navetta corre lungo la linea principale sul plastico centrale, il primo che abbiamo fatto, vedete, corre lungo lì per poi andare dall'altra parte dove vi ho fatto vedere prima, e quindi questo è il concetto di questo plastico. Come potete vedere è abbastanza giocoso. Allora, torniamo al discorso navetta. Questo ve lo voglio anticipare perché qualcuno settimana scorsa mi ha chiesto di fare altri video sulle retroazioni, ok? Attenzione, il termine retroazioni spesso viene confuso, nel senso che le retroazioni nel modellismo ferroviario spesso magari confondono con solamente quello che può essere, che ne so, il comando dei meccanismi appunto meccanici gestiti dal digitale. In realtà le trazioni è tanta roba. La retrazione può essere appunto l'occupazione di un binario, il rilevamento della presenza dei treni, l'itinerario e poi tante altre cose che magari vedremo passo passo, ma fondamentalmente una retrazione che vedrete a breve è proprio l'itinerario, cioè su questa linea
che vi ho appena fatto vedere, questa appunto della navetta, viene fatto un itinerario e vedrete un video apposito, sarà un vero e proprio tutorial che viene fatto attraverso un modulo di retrazione che è un decoder della LDT. Avete visto che settimana scorsa vi ho fatto vedere la piattaforma girevole fatto con un decoder della LDT per gestire la piattaforma e farla diventare digitale. Esistono altri tipi di decoder e uno di questi è quello per creare appunto degli itinerari che viene poi interfacciato alla centrale che avete visto prima, quella della Ecoslink. Qualcuno mi ha scritto nei commenti qualche giorno fa: ma la Ecoslink sembra quasi una sorta di giocattolo, non giocattolo, una sorta di facilitazione per i giovani, come se stessero imparando a fare i primi passi. Assolutamente no, la centrale Ecoslink che è una vera e propria centrale di gestione di impianti ferroviari. Ma detto questo, ritorniamo al discorso itinerari. Appunto qua verranno fatti degli itinerari. Cosa vuol dire itinerario? Vuol dire che nella centrale della Ecos, attraverso questo decoder che poi vedrete e che già posseggo, l'avete visto nell'unboxing, viene fatta una sorta di configurazione attraverso l'impianto che poi vedremo, che ci permette di fare delle fermate, cioè punto di partenza, fermate intermedie, punto di arrivo e ritorno e così via. Addirittura si possono fare degli itinerari attraverso anche l'applicazione di un software che ci permette anche di decidere orari di partenza, arrivi e bla bla bla. Stiamo partendo da piccole cose, quello che stiamo facendo sono piccoli impianti e vi posso garantire, quando vedrete grandi impianti, e vi farò vedere magari prossimamente, capirete qual è la difficoltà nel poterlo gestire e qual è la difficoltà dal punto di vista dell'impiantistica. Però adesso ragazzi torniamo sul discorso del plastico e appunto delle modifiche da fare. Allora, la modifica che vi ho detto prima, quella del cambio appunto della curvatura più larga, la vedremo in un prossimo video, perché ci sto ancora pensando effettivamente se farla in quel modo o se fare dei ulteriori cambiamenti. Ma ora andiamo a vedere un po' la situazione con l'aggiunta dell'ultimo modulo, com'è l'andamento dei nostri treni. Ragazzi, ho posizionato il treno nella direzione di marcia esatta dal punto di partenza della stazione lato 0, quindi diciamo livello 0. Ora andiamo a farlo partire, andiamo a testare il circuito per quello che è diciamo quasi la completezza, ok? Quindi partiamo, andiamo a vedere con le varie angolature. Ho posizionato l'altra telecamera e vedremo step by step. Velocità abbastanza controllata e qui stiamo uscendo dal primo modulo, ok? E stiamo entrando nel secondo. Ora andiamo a vederlo dall'altra angolazione. Questa è l'altra angolazione, stiamo entrando sotto il tunnel del secondo modulo. Ci spostiamo a vederlo da quest'altra parte, lo vediamo passare sotto a questo ponte, ok? Lo seguiamo e stiamo entrando nell'altro modulo, quello che ho appena praticamente posizionato, vedete? E ora lui dovrà effettivamente completare questo giro per ritornare indietro. Qua c'è l'anello di ritorno, lo seguiamo girando le luci, lo vediamo entrare da qui. Qui è il punto che vi dicevo prima, che passa dietro la piattaforma, ok? Ci spostiamo da quest'altro lato, ora lo vediamo arrivare, e lo scambio potrebbe effettivamente andare o nella parte della navetta oppure ritornare sul circuito da dove è praticamente partito. E ora qua abbiamo l'anello di ritorno che ci aspetta e lui sta arrivando, ok? Lo seguiamo fin qui. Adesso poi vi faccio vedere alcuni accorgimenti per le curve. E ora sta rientrando nel suo circuito. Vediamo, posizioniamo la telecamera fissa, vediamo se riusciamo ad avere un effetto di impatto. Siamo entrati nuovamente nel modulo. Ritorniamo su in alto, lo guardiamo dall'alto, lo seguiamo, perché sta andando ovviamente da dove siamo partiti. Però ora lo facciamo andare anche un po' oltre, lo veniamo ad aspettare. Aumentiamo anche un po' la velocità. Adesso lui dovrebbe andare anche negli altri moduli, quell'altro dall'altra parte, quello che è ancora in sospeso. Andiamo a verificare che
che tutto sia a posto. Stiamo andando sotto e siamo sotto praticamente questa montagna, da questa parte qua, ok? Ora dovremmo aspettarcelo da questa parte, dovrebbe arrivare a momenti, eccolo qua, in salita, abbiamo la pendenza, vedete? E stiamo andando nel piano superiore, quindi stiamo per entrare nell'altro modulo, cioè nel modulo di prima, però nella parte alta. E qui avremo adesso praticamente il blocco, perché stiamo per arrivare nel punto dove effettivamente dobbiamo completare. Vediamo da questa parte, lo andiamo a seguire, passa di qua e qui ovviamente ci abbiamo il problema della curva, vedete? Però ovviamente adesso il treno si fermerà qua perché non possiamo procedere. Qui tornerà indietro e ritornerà ancora da questa parte per rifare nuovamente il suo giro. Quindi adesso andiamo a bloccare, altrimenti il treno cade. E con questa manovra, ragazzi, vi lascio. Vi ringrazio per essere stati con me tutto questo tempo, grazie veramente di cuore se siete arrivati fin qui col video. Poi sicuramente in un prossimo video che faremo in questo plastico vi farò vedere appunto quelle che sono poi gli avanzamenti, quindi la sistemazione della piattaforma girevole, tutti gli aggiustamenti dei piccoli dettagli, e poi magari vedremo correre 2 treni. Sicuramente sarà molto divertente, vedremo anche la zona itinerari. E per adesso vi ringrazio di cuore per essere stati con me, vi voglio bene, un abbraccio e alla prossima, ciao!